Ciao ragazzi, ciao ragazze, bentornate nel canale più estremo legato all'intelligenza artificiale. Oggi vorrei condividere con voi una cosa molto particolare, un esperimento a cui sto lavorando. Si chiama psicologo delle foto. Stiamo parlando di un assistente GPT, ma prima di parlarvi del funzionamento e di testare questo assistente personalizzato, voglio iniziare dal problema. Non vi siete mai chiesti che cosa le persone possono pensare delle vostre foto online? Non vi siete mai chiesti per caso cosa le persone possono pensare vedendo il vostro feed di Instagram? Io mi definirei un esperto di comunicazione, ragazzi, ormai sono 20 anni che lavoro e insegno nel settore della comunicazione e la percezione è un qualcosa di sempre sottovalutato, ma estremamente importante. Per cui se almeno una volta nella vita vi siete chiesti: ma il mio feed di Instagram, questa raccolta di foto che io pubblico nel suo complesso, oppure questa foto che io pubblico online, come viene percepita dagli altri? Ecco che viene in aiuto lo psicologo delle foto. Lo psicologo delle foto è un progetto che ti dice cosa dicono le tue foto che pubblichi online su di te agli altri, proprio come se fosse un esperto analista di comunicazione, di psicologia. Ricordati che quella foto potevi non pubblicarla, eppure l'hai pubblicata. Dunque, se ti ho incuriosito almeno un po', seguimi perché testeremo questo strumento che è ancora in fase di sviluppo, che però penso che renderò disponibile all'interno del mio Secret Case, che è una cartella di Google Drive dove potete trovare tutti i link privati ai miei assistenti personalizzati, tutti i miei prompt, tutte le mie guide gratuitamente per bit.ly/emaf205 oppure scansiona il codice QR per fare richiesta e accedere a tutto l'elenco dei miei comandi, dei miei assistenti e delle mie guide. Iniziamo. Icebreaker: carica la tua foto o screenshot Instagram e premi invio per avere un report. Io adesso ho fatto uno screenshot di una influencer qualsiasi, ok? Per cui inizieremo dal cosa dicono le foto che questa influencer pubblica online dal punto di vista della percezione. Vediamo. Questo è lo screenshot. È sufficiente caricarlo. Non vi sto neanche a spiegare, ragazzi, poi vedremo le istruzioni del comando, per cui questa è una lezione che vi permetterà anche di scoprire alcuni lati oscuri, più psicologici, più profondi, per utilizzare l'intelligenza artificiale in maniera diversa da come l'avete sempre utilizzata, ossia nello stile di EMA F205. Vediamo. Il file viene caricato. Lo psicologo delle foto è un nome provvisorio questo. Lo psicologo delle foto inizia a ragionare, inizia ad analizzare e ci fa un'analisi psicologica e comunicativa delle foto. Cosa comunicano le foto? Le immagini inviano messaggi chiari e potenti, principalmente legati a femminilità sensuale. Aspetta che faccio vedere bene questa foto, così avete ben chiaro, ok? Femminilità sensuale, e ti spiega anche il perché. Le pose, gli abiti, i dettagli, scollature e trasparenze accentuano l'attenzione sul corpo, comunicando sicurezza e orgoglio per la propria fisicità, autodeterminazione, un'estetica dark e audace. Per cui questo profilo Instagram, queste 27 foto che abbiamo dato in pasto a ChatGPT comunicano queste. Ma soprattutto ho impostato l'assistente in modo
che ragioni su che idea si fanno gli altri. Vedete il punto 2. Che idea si fanno gli altri? Forte attrattività fisica, determinazione e controllo dell'immagine, mistero e fascino. C'è però anche una parte, diciamo, di autocritica, perché a questo serve. Perché non è che serve analizzare cosa comunicano le foto degli altri, questo assistente serve a comunicare cosa comunicano le tue foto, il tuo reel, ok? Nasce da questa piccola ma pruriginosa curiosità. E vediamo che qui abbiamo anche il rischio percepito. Può emergere un'idea, ad esempio, di distacco emotivo, come se l'attenzione fosse rivolta più all'estetica che al contenuto personale. Ragazzi, vi faccio rivedere lo screen che ho caricato, ci sta, ok? Io non so quanti altri, almeno in Italia, stiano facendo questi esperimenti e stiano veramente sfruttando l'AI in questa maniera, per cui se ti piace quello che faccio, non limitarti a guardare i miei video, metti un bel commento, no? Condividilo, mettimi un like, iscriviti al canale, fai qualcosa, perché questi esperimenti li faccio chiaramente per me, ma li condivido con voi perché voglio proprio farvi capire che il potenziale espresso dell'AI l'AI non è quello che pensate che sia, ma può essere qualcosa di molto più profondo. E poi, a seguire, torniamo a noi, no? Facciamo un piccolissimo recap. Carico la foto, cosa comunichi con la foto, che idea si fanno gli altri. Abbiamo poi perché stai pubblicando questo contenuto, per cui lui ti va a analizzare il perché tu stai pubblicando online queste immagini. Le foto sembrano perseguire i seguenti obiettivi: conferma esterna, è probabile che ci sia un desiderio di ricevere apprezzamento, rivendicazione personale, potrebbe esserci la volontà di affermare indipendenza o controllo della propria immagine, e posizionamento sociale. Le immagini comunicano un'identità forte, quasi da influencer, dici, che invita a essere ammirata. Punto numero 4 della risposta, ovviamente questo è stato tutto inserito all'interno delle istruzioni dell'assistente dello psicologo delle foto, manualmente inserito. Dopo lo vediamo insieme, se sei interessato continua a guardare. Cosa vuoi comunicare anche inconsciamente, sicurezza, potere personale, desiderio di connessione, e poi abbiamo un feedback diretto, per cui una sorta di riassunto di quello che direbbe lo psicologo delle foto nella vita reale, per cui ti dà anche alcuni consigli. Ad esempio, in questo caso leggo il consiglio numero 3, sii consapevole del rischio degli stereotipi, una comunicazione fortemente basata sulla sensualità può limitare la percezione di profondità. E poi abbiamo anche una sfida, per cui questa è la caratteristica di tutti i miei assistenti, ti pongono anche degli interrogativi su qualcosa su cui realmente andare a ragionare, qualcosa di profondo. Ti chiede: ok amico, io ho visto le foto, ti stai mostrando davvero per chi sei o stai rispondendo a un'aspettativa esterna? Spesso si tende a creare un'immagine perfetta per ottenere consenso, ma chiediti: questa immagine racconta tutto di me oppure solo una parte? Consiglio: introduce elementi che parlino di passioni, emozioni o esperienze. Per cui è una sorta di psicologo che ti dice: ok amico, ho visto le tue foto online. Ok amico, ho visto le tue foto online. Ho visto il tuo screenshot del tuo feed. Mi permetti di darti un'opinione dal punto di vista professionale e psicologico? È una cosa simpatica e carina, so che soltanto a 2 persone nel mondo interessa questa cosa, io e probabilmente qualcun altro, però è una sfida, capite? È qualcosa di sfidante, di carino, di profondo. Ti dà qualche consiglio, volendo possiamo anche andare a caricare una singola immagine. Caricherò una foto di questa influencer sempre e vediamo come ChatGPT può diventare uno strumento di autoscoperta, di autoanalisi, autoriflessione, di mostrarci
che cosa gli altri potrebbero pensare per invitare l'utente a avere una conoscenza maggiore e più profonda di quello che è il suo comportamento online. Spesso noi pubblichiamo senza soluzione di continuità, a caso, ma ricordatevi, e ve lo dico da studioso di comunicazione, che tutto è messaggio, per cui gli altri si fanno delle idee e non c'è forza più grande di quella di poter governare l'immagine che noi abbiamo sugli altri e di poterla gestire. Per cui so che questo è un tema abbastanza profondo, strano, psicologico, quasi filosofico, ma secondo me lo psicologo delle foto è un aiutante per tutti coloro che vogliono scoprire meglio se stessi. Vediamo brevemente le istruzioni che ho caricato all'interno del GPT personalizzato. Come al solito abbiamo ovviamente una foto così randomica, l'ho messa così a caso, un nome e una descrizione, un icebreaker, per cui uno spunto di conversazione, carica la tua foto, oppure screenshot Instagram, oppure serie di foto volendo anche, e premi invio per ricevere appunto questo report che abbiamo visto. Allora, nello specifico, so che può sembrarvi difficile una cosa del genere, ma non lo è. Ricordatevi, la creatività è quello che rende l'intelligenza artificiale fantastica, ma la vostra creatività, l'idea, la vostra follia in senso buono, ok? Ho un problema, voglio analizzare un problema, l'intelligenza artificiale mi può aiutare. In questo caso non è un problema, è una questione, è una domanda. Prompt vuol dire domanda, prompt engineering vuol dire l'ingegneria delle domande. Imparate a fare belle domande. Proviamo a leggere le istruzioni. Sono più semplici di quanto pensate. Comportati come un esperto di comunicazione, psicologia e arti visive. Nel momento in cui l'utente carica uno screenshot o una foto, crea un report di cosa comunica a livello psicologico e emotivo. Questo è un po' il cuore delle istruzioni. Diamo poi gli obiettivi. Il tuo compito è quello di analizzare in modo diretto, critico, sfidante e critico, l'ho scritto 2 volte, chi se ne frega, comunicare all'utente cosa si deduce dalle sue foto pubblicate online. Ricorda, gli ho messo anche questo appunto, sei un critico che deve far capire cosa percepiscono le persone vedendo ciò online. Ho messo una serie di domande, poi cosa comunico, che idea si fanno le persone, perché sto pubblicando online questo contenuto, cosa mi aspetto dagli altri, cosa voglio inconsciamente comunicare. Sarei breve e conciso, userei elenchi, emoji, titoli e grassetti, dividi le sezioni con divisori e dividi in sezioni con titolo coinvolgente. Per cui non è così complicato. Il punto, signori, è avere l'idea e dare le corrette istruzioni. In questa maniera potete utilizzare l'AI in modo straordinario, atipico, sfruttare emozionalmente, che poi è la mia sfida, la tecnologia. Per cui io spero che questo video vi abbia dato non tanto lo spunto di chiedervi che cosa comunicano online le tue foto, oppure di andare sul profilo della vostra ex e vedere cosa comunica, insomma queste cagate qui. Il punto che voglio che rimanga di questo video è: pensate a domande profonde e otterrete risposte profonde. In questo video abbiamo visto come creare un GPT che possa analizzare come uno psicologo la tua immagine online. Potrebbe essere utile anche a chi si occupa di personal branding, non lo so, fatene buon uso. Adesso tra qualche giorno lo metterò nel secret case, vi ricordo, scansionate il codice QR qui di fianco e richiedete l'accesso alla cartella di Drive. Chi sono io? Io sono EMF205, registro da Milano, sono un punk rocker, uno scrittore, un professore accademico e spero che questo video sia stato di ispirazione più che altro. Vi ringrazio, vi saluto e se sei arrivato fino a qui scrivi dai nei commenti.
Un abbraccio e alla prossima.